cos'è la destra, cos'è la sinistra. The section that I talked about this morning on incineration and gasification. Mi è stato chiesto di ripetere la parte di cui ho parlato stamani relativamente all'incenerimento e alla gasificazione dei rifiuti. So I talked about one of the problems being the production of toxic ash. Ho parlato di uno dei problemi che è la produzione di ceneri tossiche. And for every 4 tons of waste that we burn, we get 1 ton of ash. Per ogni 4 tonnellate di rifiuti si ottiene circa 1 tonnellata di ceneri. And 90% of that ash is bottom ash, which falls through the grates of the furnace. E il 90% di questi ceneri sono ceneri che si depositano sul fondo della fornace. And 10% is the fly ash, which is captured in the air pollution control. Mentre il 10% sono le ceneri volatili che vanno a finire nell'aria. And this is toxic, but this is extremely toxic. Quindi quelle depositate sono tossiche, ma quelle volatili sono estremamente tossiche. And this toxicity is demonstrated by some countries which are very, very careful with the ash. E questa tossicità è dimostrata da alcuni paesi che fanno molta attenzione a queste ceneri. For example, Germany and Switzerland put the fly ash into nylon bags, and then the nylon bags into salt mines. And Japan, many incinerators vitrify the ash, make it into a glass-like material. But here we have a shocking example of how cavalierly they are handling fly ash in England. Ma questo è un esempio molto scioccante di come invece queste ceneri volatili sono gestite in Inghilterra. And this is not just fly ash from the local incinerator. This is fly ash which is being sent from all over Britain to this single facility. E queste non sono ceneri volatili locali di questa zona, ma sono ceneri volatili da rifiuti che vengono spedite qui in questo sito da tutta l'Inghilterra, da tutta la Gran Bretagna. And you can see how close this operation is to where people are living. E potete vedere come sono vicine le case dove vivono le persone. And the government claimed that this ash was not leaving the facility. E il governo diceva che queste ceneri non andavano al di fuori di questo sito. Which was sheer nonsense. As you can see, this traffic sign is E questo non ha senso perché, come vedete da questa foto, da questo segnale stradale che è coperto di cenere. The second issue, of course, that I think everybody is familiar with is that incinerators put some very toxic substance into the air. La seconda cosa importante è che, come tutti sapete, gli inceneratori emettono sostanze tossiche nell'aria. Both toxic metals and new toxic substances made in the burning process. I metalli tossici e nuove sostanze tossiche che vengono prodotte durante il processo di bruciatura dei rifiuti. And this is a very strong reason why you do not want to build any of these facilities near farmland or where food is being produced. E questa è una delle ragioni più importanti per cui non vogliamo che questi impianti siano costruiti vicino a della terra agricola dove viene prodotto del cibo. For example, dioxins and furans. In one day, a grazing cow puts into its body the equivalent amount of dioxin that a human being would take 14 years of breathing. In other words, a human being would have to stand in a field and breathe the air for 14 years to get the same amount of dioxin that a cow would put into its body in one day. Per esempio, se facciamo l'esempio di una mucca al pascolo, in un solo giorno introduce nel suo corpo una quantità di diossine e di furani che un essere umano ci metterebbe 14 anni ad introdurre nel suo corpo respirando l'aria. And that would be the same for any grazing animal, whether it's goats, sheep, pigs, chickens, and so on. E questo vale per qualsiasi animale che bruca l'erba, ad esempio maiali, pecore, capre, galline. And
e anche il pesce. Now, an extra problem is that these very toxic substances come out of very tiny particles called nanoparticelli. E un altro problema è che queste sostanze tossiche escono sotto forma di particelle minuscole che si chiamano nanoparticelle. And these nanoparticles are neither regulated or measured in modern incinerators. E queste nanoparticelle non sono né regolamentate né misurate negli inceneritori moderni. We already know that the larger particles, the 10 micron particles, cause respiratory problems, the upper respiratory problems, and the smaller particles, the 2.5 microns, cause lower respiratory problems. Sappiamo già che le particelle più grandi, da 10 ppm, causano problemi nella parte superiore dell'apparato respiratorio, mentre le particelle più piccole, da 2,5, causano problemi nella parte inferiore dell'apparato respiratorio. Now, the European Commission said that the 2.5 microns are responsible for significant impacts on human health. E una direttiva dell'Unione Europea ha stabilito già che queste particelle da 2,5 ppm sono causa di problemi negativi sulla salute degli esseri umani. That there is no demonstrated safe level. E non c'è una soglia dimostrata di sicurezza per queste particelle. And the goal should be to aim at general reduction of these 2.5 micron particles. Quindi lo scopo è quello di ridurre al massimo la concentrazione di queste piccole particelle nelle zone urbane. And there's every reason to believe that the health effects of the nanoparticles will be far worse than the 2.5 micron particles. E ci sono tutte le ragioni per credere che gli effetti negativi di queste microparticelle da 2,5 saranno molto peggiori di quelli causati dalle particelle più grandi. They're very difficult to capture with the air pollution control devices. They travel long distances and they remain suspended for long periods of time. But the most disturbing problem is that they are so tiny, these particles, that there is no defense. The lung membrane, the particles just go straight through the lung membrane into the blood, which is actually there. Ma il problema più grosso è che penetrano attraverso le membrane polmonari ed entrano direttamente nel sangue. And once they're in the blood, they're distributed to every tissue in the body, and again, they go through the membranes of every tissue, including the blood-brain barrier. They can cross the blood-brain barrier, and here is a particle in brain tissue, and it's been shown to contain lead, barium, chromium, iron, and silicon. Questo è un esempio di un tessuto del cervello che contiene queste sostanze: piombo, bario, cromo, ferro e silicio. So again, these particles are not regulated and they're not measured. And so basically we're flying blind. And we will probably only know maybe 20 or 30 years from now exactly what damage they're causing to human beings. E il problema grosso è che queste particelle non sono né regolamentate né misurate, quindi non sappiamo esattamente che danni causano e probabilmente lo sapremo con sicurezza solo tra 20 o 30 anni. If anything should trigger the precautionary principle, it is the production of nanoparticles in incinerators. Certo, e quindi il principio di precauzione dovrebbe significare che non dobbiamo produrre queste nanoparticelle tramite l'incenerimento. There's nothing new about nanoparticles. They are produced in any high temperature incineration, in coal burning, oil burning, natural gas burning, wood burning, motor vehicles, all produce nanoparticles. Qualsiasi procedimento in cui si sviluppano alte temperature produce nanoparticelle, quindi anche la combustione delle auto, la combustione del legno, la combustione dei rifiuti, eccetera. But the trouble with the nanoparticles from incinerators is that they are the most toxic nanoparticles that you could produce. Ma il problema degli inceneritori è che le nanoparticelle che essi producono sono quelle più tossiche in assoluto. So any toxic metal that is in
the commerce is in computers, is in cell phones, which is in paint, which is in batteries, anything. Any commercial product that contains a toxic metal can end up in an incinerator. And if they end up in an incinerator, they can end up in these nanoparticles, and then they can end up in every tissue in our bodies. E qualsiasi metallo pesante che noi troviamo in qualsiasi prodotto in commercio, ad esempio in un cellulare o in un computer, possiamo prevedere che prima o poi andrà a finire in un inceneritore e potrà produrre queste nanoparticelle tossiche e che potranno andare a finire nei nostri tessuti. So, under such circumstances, you would only pursue incineration if there was no alternative at all. E quindi, date queste circostanze, la soluzione dell'incenerimento dovrebbe essere una soluzione che noi scegliamo solamente se non esistesse nessun'altra alternativa. And in this case, not only are there alternatives, but there are better alternatives, which are better for the local environment, they're better for the economy, and they're better for the planet, because the alternatives move in a sustainable direction. Ma in questo caso noi un'alternativa l'abbiamo, e questa alternativa non solo è migliore a livello locale, non solo è migliore per l'economia, ma è migliore anche a livello globale, perché ci porta a una soluzione che è sostenibile per l'ambiente. Now, I was asked to address a few issues on gasification, because the plant being proposed in this area is a gasification plant, and the builders like to say that these are not incinerators. Mi è stato detto di parlare della dissociazione molecolare perché l'impianto che vorrebbero costruire in questa zona lo chiamano dissociatore molecolare e ci vogliono dire che non è un inceneritore. In essence, there are three basic plants which you could call gasification. One is genuine gasification. These are plants where the solids are heated in the absence of air, and the resulting gases or liquids are shipped off-site for input into chemical manufacture. And I would call that a gasification plant. Ci sono tre tipi di dissociazione molecolare. Quella vera e propria dovrebbe essere gasificazione. Quella vera e propria sarebbe quella in cui i solidi sono riscaldati in assenza di aria e i gas o i liquidi risultanti sono inviati direttamente in una fabbrica chimica. The second gasification plant, what I would call a gasifying incinerator, in step A, the solid is converted to gas. Step B, the gas is collected and cleaned. And step C, the gas is burned, usually in an engine. E l'altro tipo sono quelli che io chiamerei inceneritori gassificanti, in cui c'è una prima fase in cui i solidi sono convertiti in gas, una seconda fase in cui il gas viene raccolto e pulito e una terza fase in cui il gas è bruciato di solito in un motore.